Ciao, sono Bit e sono un programmatore. Oggi vi farò vedere come programmare con Python. Ovviamente sarà un tutorial didattico e servirà specialmente per tutte quelle persone che si chiedono come si fa un programma al computer. In questo caso ci serviremo di questo programma per simulare degli eventi calcistici. Ovviamente questo programma non mi invita in nessun modo a giocare questi eventi, perché sappiamo che dobbiamo usare buon senso di quello che andremo a fare e quello che vedrete. Ovviamente sarete voi consapevoli se replicare quello che vedrete o non. Ovviamente, come vi ho già preannunciato, è prettamente un video didattico. Prima quindi di iniziare a farvi vedere come svolgere tutto, vi lascio a questa describe. Ovviamente cliccate sul mi piace ed iscrivetevi al canale se vi piacciono questi contenuti. Come già preannunciato, andiamo sul desktop e da Google scriviamo Python. Scarichiamo Python sul nostro computer. Altro programma che ci servirà sarà questo qui, che è comunque un programma di testuale editing, ma si possono fare diversi tipi di formati di file. Quello che ci interessa a noi si chiama Notepad++. Basta cercarlo su Google e cercare la sezione download, prendere la versione stabile e scaricarlo e metterlo quindi sul nostro computer, che comunque sarà utile per tanti tipi di programmazione. Quindi adesso cosa facciamo? Creiamo una cartella. Creata la cartella, dobbiamo avere in considerazione che ci occorrono 4 file: la classifica della serie A, classifica serie B, lo storico della serie A, lo storico della serie B. Questi file hanno a loro disposizione uno storico in questo formato qui. Questo è per quanto riguarda la serie A, e tutto questo qui è quello che analizzerà dal 93 al 2026 il nostro programma. Questo è per la serie A e questo è per la serie B, dal 97 al 2026. Di volta in volta, partita per partita, non è necessario, ma aggiornare e creare pronostici può fare comunque comodo. La stessa cosa, le classifiche sono in questo formato e le potete anche recuperare con una semplice AI scrivendo fammi una classifica con questo tipo di formato e lui vi darà tipo una risposta magari alternativa, dove noi diciamo convertila questa tabella in questo modo. Quindi lo storico lo possiamo reperire sempre da qualsiasi intelligenza artificiale come Perplexity, che comunque è gratuita. Ad esempio riportami il resto degli eventi fino ad oggi in questo determinato formato. Ecco qua. L'intelligenza artificiale ci dà quello che a noi serve, quindi quello che manca, a noi mancano gli eventi del 16 e li possiamo tranquillamente riportare qui giù facendo un copia e incolla. Abbiamo così aggiornato la nostra lista. Questo programma scritto con Python, quindi avendo scaricato Python al computer, dobbiamo ovviamente considerare di scaricare dei pacchetti da implementare nella cartella. Questo, quindi e quello ci dà tutti i prompt che ci serviranno. Vado qua
eccolo qui, questo che cercavo, è questo quello che dovete ottenere. Una volta ottenuto, quindi stavo dicendo CMD come prima, chiudo quest'altro e faccio copia e incolla di quello che abbiamo avuto dall'intelligenza artificiale, premiamo invio, ecco vedi sta scaricando, questo è quando inizia a scaricare i programmi, cioè i pacchetti che sono necessari per elaborare e fare questo tipo di machine learning offline sul nostro computer. Ovviamente sono dei pacchetti che io avevo già installato, ma li sta installando in questa nuova cartella. Eccoli qua, li sta mettendo qua dentro. Perché è più comodo avere un'installazione CMD nella nostra cartella invece che averli nella cartella di sistema? Perché ovviamente siamo più protetti, tra virgolette, possiamo avere il controllo di questi. Magari se un indomani ci scocciamo di avere questo programma, lo prendete tutta la cartella e la cestinate come sta. Come hai fatto questo prompt di installazione, fai anche una versione di disinstallazione, quindi conservatevi questo qui e dici dammi un prompt per disinstallare questi pacchetti e quello ve lo disinstalla facendo sempre quello che abbiamo fatto adesso. Quindi una volta ottenuti i pacchetti, che adesso purtroppo ci vorrà un pochino di tempo, ma vediamo se riusciamo a lanciarlo ugualmente. Ce l'ha fatta. Ok, quindi questo programma l'ho chiamato in questo modo e ti dà pronostici di calcio ottimizzati. I controlli di file li ha trovati, quindi se nel caso in cui in questa cartella non avete questi file, lui ve lo segnalerà proprio appena aprite il file principale, quindi il programma, e vi porterà in questa situazione qui. Illustriamo un attimo quello che abbiamo fatto. Il nostro cervellone pronostico, come un vero appassionato di calcio, prende tutti gli eventi dal 93 al 2026 e sono 11.573 partite valide caricate di 33 stagioni. Le squadre sono 53 e che si sono trovate, diciamo, in questo contesto della Serie A, e caricherà anche la Serie B. 181 righe non date. Ah sì, perché ci sono delle date che saltano in questo file che sono meno del 1997 e tipo mi sembra 95 non si trova dei dati, ma comunque li importa ugualmente e riesce a capire tutto quanto. Quindi avrà classifica Serie A, classifica Serie B, per capire anche in che stagione ci troviamo e quali sono le squadre attuali di questa stagione, e ci farà già capire cosa è successo. Quindi la probabilità di casa nella Serie A, che esce sempre l'1, del 45%, dei pareggi del 27%, della trasferta del 27%. Quindi c'è un'alta probabilità che le squadre di casa vincono, e questo lo sappiamo. La Serie B hanno un'alta probabilità che vincono in casa e pareggiano. Vedi, ci sono qua le percentuali, è inutile spiegare proprio in determinati dettagli tutto. Le partite totali che ha analizzato questo codice sono 23.724. Le classifiche attuali sono queste qua, le top 3 e le top 3. Quindi prenderà in considerazione che abbiamo tutti questi dati. Tutti i dati caricati e validi correttamente. Dati pronti per calibrazione con 23.724 partite storiche. E abbiamo iniziato un sistema Elo con 37 squadre con rating di classifica. E quindi abbiamo creato il nostro Future Engine. Il sistema è iniziato correttamente. Quindi adesso cosa facciamo? Prima di tutto ci troviamo nella situazione che possiamo premere dei numeri. Calibra sistema, pronostico partita singola, multipla, salva sistema, carica sistema avanzato ed esci.
La calibrazione è quella che ci serve subito. Premiamo 1, premiamo invio, adesso analizzerà tutto quello che ha bisogno. Sta allenando il suo cervellone. Eccolo qua. Allora, ci siamo portati in un'accuratezza del sistema del 62%. L'accuratezza per classe di casa è per l'84%. Quindi quando trovate un 1 è più affidabile, cioè lui dice sono più affidabile quando vi do un 1 che magari un 2. Questo è quello che state vedendo oggi, è quello che succede anche nell'intelligenza artificiale. Ovviamente una volta che abbiamo elaborato questo calcolo, no? Questa calibrazione di sistema, il mio programma farà un backup di quello che ha imparato oggi. Quindi avrete un file aggiuntivo nella cartella e ci troviamo con un tipo vediamo un attimo se riesco a farvi vedere. Ci troviamo con 423 megabyte di file nel mio caso in questo momento. Andiamo a fare un pronostico, quindi andiamo sul 2, premiamo invio e scriviamo l'evento. Andiamo in, non lo so, diretta, Caudinese Roma. Se vogliamo creare questo pronostico, scriviamo all'interno lettera grande, poi tutto in piccolo, Udinese, trasferta R grande Roma. Campionato, che campionato è? Lui ce lo dice proprio lui, guarda, S grande Serie A. Premiamo invio e ci dà l'elaborazione. Andiamo a vedere. Allora, mi ero perso, eccoci qua, abbiamo dato questo. Quindi pronostico completo: partita Udinese-Roma, Serie A, l'orario e la data di oggi, risultato trasferta 2, confidenza del 79,9%, equivale a dire che c'è una grandissima opportunità che la Roma vince. Avete la certezza massima, dobbiamo fare così. Ad esempio, pronostico del 100%. Ovviamente l'intelligenza artificiale non può dirvi che è il 100%, lo dirà sempre che non è mai il 100%. Ecco, lo stavo dicendo guardando. Ovviamente è un tipo di calcolo che lui fa a dire guarda, è più pronostico fare questo da esperto che giocare un semplice 2 secco. Quindi dati gol o non gol, io direi che è un X2. Quindi cosa faccio? Mi sposto su un altro AI che è più bravo a cercare online che a fare un suo pronostico da analista. Quindi andiamo a vedere, ecco quello che a noi ci interessava: infortuni, la forma, ok, quindi dice è un best value il 2, perché magari già sa che è una partita diciamo difficile, quindi magari può essere che ci sono le quote alte verso il 2. Ovviamente poi qua ci sono altri tipi di funzioni, ma ve li lascio provare liberamente. Cosa possiamo dire quindi di questo programma? Possiamo dire che abbiamo c'è un calcolatore che farà dei pronostici, che non vi dirà che fate bene o male, ma vi farà un calcolo storico. È un calcolo di quello che è la forma della squadra. Ovviamente c'è da dire che quello che ho visto già prima ancora di fare questo video, perché comunque è stato testato tipo in 3 mesi, quello che ho visto è che comunque indovina, ma alcune volte no.
perché ci sta il VAR, perché magari un calciatore sbaglia il calcio di rigore, perché magari il portiere lo para all'ultimo secondo, ci sta sempre qualcosa che cambia e varia. Ovviamente non penso di aver creato la palla magica che potrà dirci cosa succederà un domani, ma sicuramente è molto interessante perché cosa ho dimostrato in questo frangente? Ho dimostrato che quello che viene fatto dall'intelligenza artificiale viene preso da un database. E in che modo viene preso? Viene organizzato. Ed è questo quello che stiamo ottenendo. Abbiamo lanciato il programma, abbiamo creato dei calcoli e l'abbiamo lanciato. E abbiamo preparato, adesso chiudo il programma, lo riapro, per farvi vedere dopo come si comporterà. Abbiamo creato, comunque stavo dicendo, questo calcolatore che ovviamente non è messo in linea, quindi tutte le avvertenze, tutte le cose, queste cose qua, fare attenzione, ovviamente sono cose che non sono da sorvolare, sono cose molto importanti. Penso che sia stato abbastanza esaustivo, perché anche perché veramente una volta avuto il codice da GitHub potete liberamente scaricarlo, estrarre la cartella e trovarvi i file già pronti. Ovviamente allenatevi, se siete così interessati alla programmazione, e penso che siete interessati a formare magari questo codice. Vi invito a farlo magari con DeepSeek, perché in pasto gli potete dare più codice, quindi ha una flessibilità su tutto, e gli dite magari implementa questo codice con il massimo. Facendo così potete avere un sistema ancora più avanzato. Poi ovviamente siete voi a portarlo avanti e a fare un altro tipo di programmazione, un altro tipo di software, partendo da comunque un buon inizio che vi ho lasciato a voi. Ovviamente questo link ve lo lascio in descrizione del video e spero che il video vi sia stato utile per capire un attimo cos'è il machine learning, a cosa serve e come funziona. Bene ragazzi, per questo video era tutto. Ovviamente spero che il video vi sia piaciuto, spero che sia stato abbastanza facile, esaustivo per tutte quelle persone che erano curiose e volevano riuscire a programmare. Ovviamente rinnovo l'invito ad iscrivervi al canale se vi piacciono questi contenuti e a lasciare un bel mi piace. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!